Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi siamo in una città che non ha davvero bisogno di presentazioni, Verona. Vi porteremo con noi per un paio di giorni alla scoperta di questa bellissima e romantica cittadina veneta. Prima di iniziare, come sempre, se volete sostenerci, iscrivetevi al canale. Ora iniziamo. Questa mattina siamo partiti da casa molto presto e dopo un paio d'ore di viaggio la nostra prima tappa arrivati a Verona è l'Infopoint turistico di Piazza Bra, dove acquistiamo la Verona Card valida per 48 ore, al costo di 25 euro. Abbiamo scelto di farla dato che quasi tutto quello che vorremmo visitare è compreso nel costo della card e c'era un risparmio effettivo. Passiamo accanto all'arena che visiteremo domani e ci incamminiamo verso il primo stop della giornata, Porta Borsari. Era una delle porte inserite nelle mura romane che circondavano la città. Da qui parte il bellissimo Corso Borsari con i suoi locali storici e i palazzi signorili. Se guardate in alto, in corrispondenza della vecchia insegna della prima pasticceria Melegatti, noterete due sculture a forma di Pandoro, dolce della tradizione italiana inventato proprio qui a Verona, del signor Melegatti appunto. E dato che stiamo parlando di dolci, potreste fare come noi e fermarvi allo storico caffè Flego per assaggiare la torta russa tipica di Verona. Dopo la seconda colazione, ci sentiamo molto hobbit in questo momento, passiamo sotto un arco proprio qui accanto, che dà accesso a Corte Sgarzarie, una piazzetta raccolta e tranquilla in cui spicca un grande loggiato trecentesco. Sul lato opposto della strada invece seguiamo i cartelli che indicano il Pozzo dell'Amore. Pochi passi e sbuchiamo in un piccolo e romantico angolo di Verona legato ad una triste storia d'amore, ma forse non quella che state immaginando. Verona è ovviamente famosa in tutto il mondo per la tragica storia d'amore tra Romeo e Giulietta, ma c'è un'altra coppia, un altro amore finito tristemente e il pozzo qua dietro ne è una testimonianza. La leggenda vuole che due ragazzi, Corrado e Isabella, vivessero qua nei dintorni. Corrado, pensando di non essere corrisposto dalla ragazza, si è gettato nel pozzo, ma lei invece lo amava e quindi l'ha seguito e sono scomparsi entrambi. Una città con delle storie un po' tristi, insomma. Dal Pozzo dell'Amore imbocchiamo una via in salita, davvero bella, e arriviamo in piazzetta Tirabosco. Nonostante si trovi in pieno centro, questa piazza così pittoresca è ancora poco conosciuta. Sembra quasi di essersi teletrasportati in un borgo, ma facendo pochi gradini si finisce praticamente nella centralissima e affollata Piazza delle Erbe. Un cambiamento pazzesco nel giro di pochi metri. Piazza delle Erbe, la più antica della città, è a dir poco stupenda. Sorge dove prima si trovava il Foro Romano e racchiude al suo interno tantissimi elementi interessanti, come fontane, statue, torri ed edifici dal grande valore. Al centro non può passare inosservata la fontana di Madonna Verona, che rappresenta una personificazione simbolica della città, ma quello che ci ha colpito di più sono sicuramente le case Mazzanti, con le loro facciate affrescate. Camminando fino alla stretta via Mazzanti, sul retro di queste bellissime case a schiera troviamo un antico pozzo e un ripido scalone che dà accesso diretto ai piani superiori. Oltrepassiamo poi l'Arco della Costa, da cui pende un gigantesco osso di balena, probabilmente utilizzato come insegna dalla bottega speziale in funzione qui nel Medioevo. Ci aspettano ora 368 scalini per arrivare in cima alla Torre dei Lamberti, che con i suoi 84 metri di altezza domina il centro di Verona. Anche l'accesso alla torre è compreso nella Verona Card, ma aggiungendo solo €1 potrete prendere l'ascensore. Alla fine delle scale si arriva alla cella campanaria, che ha anche una terrazza panoramica incredibile. La vista a 360 gradi sulla città è speciale da qui, anche nei giorni in cui c'è foschia come oggi. Tornati a terra, passiamo dal cortile del Palazzo della Ragione e dall'imponente scala per poi ritrovarci direttamente in Piazza dei Signori, anche conosciuta come Piazza Dante per la scultura che si trova nel centro, raffigurante proprio il sommo poeta. Nella piazza, inquadrata da vari edifici monumentali e arcate, si trova anche una delle bocche delle denunce segrete, che veniva utilizzata nel Medioevo dai cittadini di Verona per denunciare atti illeciti in modo anonimo alla magistratura. A pochi passi da qui spiccano le Arche Scaligere, gotico e spettacolare complesso funerario dei Della Scala, la famiglia che governò Verona nel XIII e XIV secolo. Il cancello in ferro battuto, decorato con tante piccole scale, il simbolo degli Scaligeri ovviamente, è parte integrante della bellezza di questo monumento.
Dato che l'ora di pranzo è passata da un po' ormai e abbiamo una certa fame, scegliamo una delle tante osterie tipiche che ci sono qui in centro. Io assaggio un piatto di gnocchi di ricotta con lo speck, mentre Paolo i bigoli all'ortica e ricotta affumicata, entrambi buonissimi. Dopo esserci riposati per un attimo riprendiamo l'esplorazione. La nostra prossima tappa è la chiesa di Sant'Anastasia, la più grande cattedrale di Verona. Appena entriamo, le decorazioni floreali delle volte ci colpiscono subito, così come i colori omogenei delle colonne e degli affreschi. Altra cosa singolare sono i due gobbi che sorreggono le acquasantiere. Secondo la tradizione popolare, porta fortuna a toccare la loro gobba. Passeggiamo poi sul Longadige Donatelli, dove la vista su Castel San Pietro è semplicemente splendida e le casette colorate che si affacciano sul fiume sono una più carina dell'altra. La vicina via Sottoriva è una delle più suggestive del centro. Famosa per i suoi portici e le sue osterie, è piacevole camminare in una strada così autentica e dove ci sono pochissimi altri turisti. La via culmina nella bella piazzetta Pescheria, che anticamente ospitava il mercato del pesce. Attraversando il Ponte Nuovo scopriamo il quartiere Veronetta. Qui si trova il Giardino Giusti, un paradiso verde che negli anni ha ispirato scrittori e artisti da tutto il mondo. Appena arrivati ci accoglie un enorme porticato che lascia intravedere il centrale scenografico Viale dei Cipressi. Il biglietto d'ingresso non è incluso nella Verona Card, ma il prezzo è ridotto a 8 euro. È l'unica cosa che visiteremo in questi 2 giorni non compresa nella card. Nel giardino ci sono fontane, un labirinto, una grotta e anche una torretta. Salendo le scale di quest'ultima si arriva in una nuova parte sopraelevata di parco, da cui la vista è strepitosa. È un luogo di pace in cui rilassarsi. Anche l'appartamento 900, la casa abitata dalla famiglia Giusti fino ai primi anni del XX secolo, è molto interessante. È composta da 7 sale, tutte decorate con piante differenti e divise per tema. Facciamo 2 passi per questa zona e arriviamo fino al Ponte Pietra, il più antico di Verona e l'unico rimasto di epoca romana. Dato che è quasi sera e abbiamo già fatto una cosa come 15 km a piedi, torniamo verso il centro, passando per Piazza delle Erbe e via Mazzini, la strada dello shopping. Il cielo diventa rosa e andiamo al punto panoramico vicino al ponte di Castelvecchio per ammirare questo tramonto stupendo. Siamo abbastanza stanchi e i chilometri si fanno sentire. Decidiamo di andare a fare il check-in e fermarci in zona a mangiare una piadina, prima di dormire e riposarci in vista di domani. Questa mattina riprendiamo il giro da dove l'abbiamo interrotto ieri, da Castelvecchio. Questo fortino medievale che oggi ospita un museo è uno dei più importanti monumenti della signoria scaligera. Anche qui infatti ci sono simboli con le scale ovunque. Oltre alla bellissima corte interna, la parte sicuramente più impressionante è il ponte fortificato, ricostruito dopo che le truppe naziste nel 1945 l'avevano semidistrutto, è uno dei luoghi più visitati di Verona. Per avere una prospettiva privilegiata di questa incredibile opera, scendete in una delle spiaggette lungo il fiume Adige. È il momento di visitare con calma Piazza Bra, resa riconoscibile in tutto il mondo dall'Arena. Al centro della piazza più grande di Verona si trovano dei giardini con una fontana, creati alla fine del 1800. Prima di allora la piazza era solo un grosso spiazzo di terra battuta. L'Arena è tutta un'altra storia. Questa incredibile struttura architettonica romana è stata costruita nel I secolo d.C. per i combattimenti tra gladiatori. È un luogo che lascia senza parole. Camminare nei corridoi sotto queste grandi arcate e salire poi sulle alte gradinate è incredibile. Un ambiente unico da vedere almeno una volta nella vita. E ad oggi infatti uno degli anfiteatri antichi giunto a noi con il miglior grado di conservazione. Sono stata solo una volta a vedere un concerto qua all'Arena di Verona, però mi piacerebbe vedere l'opera lirica, infatti stanno allestendo adesso il palco per la stagione. È un velato suggerimento a chi sta dietro la telecamera. Mentre eravamo qui, una signora ha iniziato a cantare dagli spalti Casta diva di Bellini. Anche senza microfono l'acustica era perfetta ed è stato un momento bellissimo. Ovviamente, oltre che per l'Arena, Verona è famosa in tutto il mondo per la tragica storia d'amore tra Giulietta e Romeo.
Secondo gli storici, i due giovani innamorati sono esistiti realmente e la vicenda si svolgerebbe nel 1303, in una Verona governata dagli Scaligeri. È possibile ripercorrere i luoghi più rappresentativi della storia, come la casa in cui abitava Romeo e l'iconico balcone di Giulietta. Per visitare la casa anche all'interno, vi segnaliamo che è obbligatorio prenotare l'orario d'ingresso tramite il sito. La casa di Giulietta per moltissimi anni è stata una locanda, ma dopo la sistemazione riapre nel 1973 a tutte quelle persone che vogliono rivivere questo mito romantico e shakespeariano. Le stanze sono belle ed affrescate, sono esposti quadri, ceramiche e il letto di scena usato nel film del 1968 di Franco Zeffirelli. È possibile anche salire sul balconcino più famoso del mondo. Per il pranzo scegliamo un bel locale vicino a Piazza Bra, dove beviamo uno spritz e mangiamo un ottimo risotto. Dopo la pausa passiamo alla Benetton, in via Mazzini, dove al piano interrato potete trovare i resti di una domus romana e dei mosaici di un'antica Verona ora sotterranea. Andiamo poi al complesso del Duomo. La sua facciata dai colori tenui e l'alta torre campanaria sono davvero molto belle. Anche qui sono presenti degli scavi molto interessanti, tra il battistero e l'adiacente chiesa di Sant'Elena. All'interno della cattedrale è impossibile non notare le colonne di marmo rosa e il perfetto pavimento dalle forme geometriche. Passeggiamo sul Ponte Pietra e arriviamo al Teatro Romano, un teatro all'aperto costruito nel I secolo a.C. ai piedi del Colle San Pietro. Ancora oggi in estate viene usato per rappresentazioni e concerti. Non so se ve l'avevamo mai detto, ma nei video che facciamo dedicati alle città, quindi come questo di Verona ma anche tutti gli altri, le cose che noi vediamo sono già in un ordine preciso, quindi creano un itinerario. Se volete segnarvele sono già in ordine e potete ripercorrere i nostri passi. Oltre al teatro qui si trova il bellissimo museo archeologico, con i reperti e le sale molto curate. Dalla grande terrazza panoramica poi la vista sulla città e sull'ansa del fiume Adige è splendida. Dopo questa visita davvero interessante che vi consigliamo, proprio qui a pochi minuti si trova la funicolare, che con un biglietto da 2 euro vi porterà in cima a Castel San Pietro. In inverno è in funzione fino alle 17, mentre in estate fino alle 21. Probabilmente questo è uno dei punti più belli e romantici da cui avere una visuale unica sulla città dell'amore. Molte persone vengono qui infatti per il tramonto. Non possiamo essere sempre fortunati e oggi non si avvicina nemmeno alla bellezza del tramonto rosa di ieri, ma vale comunque la pena venire quassù. Dopo una pausa tisana, dato che fa abbastanza freddo, scendiamo ovviamente a piedi dato che la funicolare non è più in funzione e anche se lo fosse vi consigliamo di fare la scalinata in discesa per tornare in centro. È quasi ora di tornare a casa, ma prima c'è ancora qualcosa che vorremmo provare in città. Ieri il nostro giro è iniziato con le sculture a forma di Pandoro nello storico palazzo della Melegatti, adesso andiamo ad assaggiare una fetta di Pandoro, dato che siamo a Verona e l'hanno inventato qui. Tornando verso la macchina, dopo aver mangiato il nostro delizioso pandorino, ci fermiamo alla gioielleria più piccola del mondo, che ieri avevamo trovato chiusa, ed entriamo nel suo meraviglioso giardino segreto. Trovare un angolo così suggestivo e raccolto è perfetto per salutare la città dell'amore per eccellenza. Grazie come sempre per essere arrivati fino qui, alla fine. Speriamo che anche questo video vi sia piaciuto. Sappiamo che Verona è una città abbastanza famosa, direi, quindi a parte i veronesi che saranno difficili da stupire, speriamo di avervi dato qualche spunto interessante per visitare questa bellissima città veneta. Anche se di solito non dedichiamo video a luoghi molto turistici, sareste curiosi di vedere un nostro video anche su altre città famose come Venezia, Firenze o Roma? Se sì, scriveteci nei commenti quale altra città italiana vi piacerebbe vedere. Come al solito, se volete sostenerci e vi piace quello che facciamo, lasciateci un mi piace e iscrivetevi al canale. E noi ci rivediamo tra 2 settimane con il prossimo video, questa volta in Liguria. Alla prossima! Ciao! Ciao ciao!